Salve gente, io sono Luca e in questo magnifico episodio volevo fare qualcosa di leggermente diverso dal solito, cioè parlare di questo oggetto. Probabilmente avete già visto oggetti di questo tipo, anzi ne sono sicuro, è un oggetto piuttosto comune. Ho notato che gli stranieri che studiano italiano tendono a chiamare questo oggetto pennarello. Il fatto è che questo non è un pennarello, quindi non è un pennarello. Come si chiama questo oggetto? Si chiama evidenziatore. Perché si chiama evidenziatore? Perché serve a evidenziare. Cosa significa evidenziare? Significa mettere in evidenza. In che modo? Coprendo il testo con questo oggetto. Di solito questo oggetto è giallo, o meglio, non è che di solito è giallo, ma l'evidenziatore per antonomasia, l'evidenziatore più tipico è quello giallo brillante. Adesso, sinceramente, questo era l'unico che avevo a casa, comunque avete capito il concetto. Di solito gli evidenziatori sono gialli, arancioni, verdi, rosa, azzurri. Questi sono i 5 colori classici degli evidenziatori. Come dicevo, gli evidenziatori servono per evidenziare coprendo il testo. Ecco, qui ho fatto un esempio di cosa significa nel concreto evidenziare. Questo è evidenziare, questo è sottolineare, quindi vedete la differenza. Ai miei tempi gli evidenziatori erano sempre di colori fluorescenti. In italiano per definire i colori di questo tipo diciamo fluorescenti. Quindi c'è il giallo fluorescente, l'arancione fluorescente, il rosa fluorescente, il verde fluorescente e così via. Fluorescente specifica il tipo di verde, il tipo di giallo, il tipo di arancione. Quindi nel caso di tonalità di questo tipo che sono particolarmente brillanti usiamo la parola fluorescente. Adesso invece ho notato che tendono a fare gli evidenziatori di colore pastello, no? Vedete? Pastello. Quindi questo è un giallo pastello. Tradizionalmente era giallo fluorescente, adesso c'è giallo pastello. Adesso c'è questa moda, la tendenza è a usare evidenziatori color pastello. Nonostante sia color pastello, io questo lo chiamerei comunque evidenziatore. Anche questo per me è un evidenziatore perché come vedete è leggermente diverso dagli altri, nel senso che ha la punta più piccola, però ha sempre quel colore fluorescente, serve comunque per evidenziare. In sostanza questo è un evidenziatore, questo non è un evidenziatore, questo è un pennarello, quindi quando usate la parola pennarello fate attenzione perché questo è un pennarello, sì, questo non è un pennarello, questo è un evidenziatore. Voi mi potete dire, vabbè ma Luca, ma l'evidenziatore è un tipo di pennarello, ma in realtà, secondo me, nella mia visione del mondo ci sono i pennarelli e ci sono gli evidenziatori. Questi sono i pennarelli, diciamo, classici, quello che per me è un pennarello. Se uno dice un pennarello, a me vengono in mente questi, non mi vengono in mente gli evidenziatori. Allo stesso modo, questo è un pennarello, nello specifico un pennarello che noi chiamiamo indelebile, che significa indelebile, che non può essere cancellato. Questo pennarello dentro ha dell'inchiostro che non può essere cancellato, quindi noi chiamiamo questo pennarello indelebile. Vedete, praticamente questa è la stessa marca, questo è un evidenziatore, questo è un pennarello. Questi due oggetti hanno la stessa identica forma, ma questo è un evidenziatore e questo è un pennarello. Voi potreste dire, vabbè, ma sono due pennarelli. No, cioè almeno secondo me no, secondo me questo è un evidenziatore e questo è un pennarello. Quindi ricapitolando, questi oggetti sembrano dei pennarelli, ma non sono dei pennarelli, sono degli evidenziatori. E vi consiglio di chiamarli in questo modo, evidenziatori. A prescindere dal fatto che siano così fluorescenti, ovvero l'evidenziatore tradizionale è di tonalità fluorescenti, oppure tonalità pastello, come va di moda adesso. Adesso, sinceramente, di evidenziatore pastello ne ho soltanto uno, questo qui, come vedete, è un giallino canarino, non è un giallo fluorescente. Adesso va di moda la tonalità pastello. Mentre invece questi sono i pennarelli, cioè pennarelli classici usati per colorare e pennarello indelebile per scrivere qualcosa in modo che non possa essere cancellato. Ecco, spero che questo video vi sia stato utile, detto ciò vi saluto.